Signori, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Questa intro così col signori all'inizio mi ricorda tanto quando facevo i miei primi video dalla Spagna ed ero ancora giusto un po' impacciato. Lo sono ancora adesso, però sto a far coatto, cioè faccio finta, ho imparato a fingere. Scherzi a parte, sbarbata di oggi ragazzi, oggi è mercoledì, siamo in anticipo sulla tabella di marcia. Sbarbata, tranquilla, con un prodotto economico che ancora non vi avevo portato sul canale e che ha una storia dietro. E vi racconto anche perché ho voluto portarlo oggi. Ci sia. Dai, insomma, era arrivato il momento, ragazzi. Proraso bianca, Dai, cioè, per forza, ragazzi. Abbiamo portato la rossa, abbiamo portato la verde, abbiamo portato... basta, la bianca mancava. Sì, pure la blu, però la blu non penso che ve la porterò, ragazzi, perché non me la sento di comprare un tubo intero di una crema di cui non apprezzo la profumazione. Ne ho consumato un tubetto intero, crema fantastica, però non sopporto l'odore. Questa invece, questa sa di ricordi, ragazzi, questa sa di tante belle cose, perché questo voi dovete sapere che è stato il mio primissimo sapone da barba. Questo l'ho ricomprato, il primo l'ho finito, il primo vasetto. E l'ho voluta ricomprare perché una volta ero al negozio. La prendo, l'annuso, sono stato preso dalla nostalgia e l'ho ricomprata. Per forza, ragazzi, per forza. Tra l'altro, che cosa mi ricorda questa profumazione? Parliamo anzitutto di questo. Allora, quando uno comincia, no? Guarda un po' i video online e senti dire la profumazione agrumata della Proraso bianca. Uno poi, per emulazione, no? Di queste altre persone che dicono così, dicono, sì, ci sento gli agrumi, l'agrumato. Ora... faccio così anch'io all'inizio, ora che ho imparato a pensare con la mia testa, devo essere sincero raga, non ce li sento sti agrumi, io sento più una profumazione delicata di tè, mi sembra di annusare un po' una tazza di tè, che è una cosa che a me fa impazzire, sinceramente, quindi va bene lo stesso. Però, vabbè, piccolo excursus sulla profumazione, lo andremo a montare con un bel maiale, perché il maiale gli dà onore alla Proraso, che ho già ammollato in acqua bella calda e come rasoio utilizzeremo, visto che forse è un pochettino che non lo portiamo sul canale, il nostro caro amico Impero, su cui ho messo una Treat Falcon. Queste lamette me le ha fatte provare Francesco e mi ci sono trovato davvero bene, quindi oggi le porteremo sul canale, le mettiamo alla prova. Quindi adesso che cosa faccio? Prendo giusto un po' di acqua dal pennello che è ancora calda e la metto nel sapone, lo facciamo agire veramente per pochissimo e comincio subito a montare senza perderci in troppi giri di parole. Comincio a parlare adesso, insomma, perché se vi faccio tutto un discorso prima, eccoci, dita. Allora ragazzi, perché ho voluto portare la Proraso bianca questa settimana sul canale? Perché sono stato ispirato da un video di Fabio Cancilleri, che è un altro signore che fa i video su YouTube, che vi consiglio fortemente di andare a vedere perché ragazzi è veramente bravo, poi mi fa spaccare, cioè mi sta troppo simpatico, mi strappa sempre un sorriso quando guardo i suoi video. E soprattutto fa dei montaggi spettacolari, usa molto bene sciavette, rasoio, quello che gli capita sotto tiro lo usa bene. C'è poco da fare. E mi stanno a chiamare al telefono, non ci credo. Rieccomi, scusate. Tenere il telefono di casa soltanto per i call center, per me è no, vabbè. Abbiamo quasi finito di prelevare il nostro sapone, io vi stavo parlando del buon Fabio, che la settimana scorsa ha fatto un video dove appunto utilizzava questo sapone, anzi lui usava la versione in tubetto e si chiedeva, ma sta Proraso bianca quindi, secca o no? Raga, non secca, cioè nel senso andate per vedere il video suo, non secca. E adesso vi dico come la penso e che cosa penso al riguardo. Rieccoci. Allora, c'è un discorso da fare, ragazzi. Io comincio a montare in viso, come mio solito. Maialetto mi mancava, era un po' che non lo usavo. Lo immergo un pochettino in acqua e comincio con il montaggio. Non voglio dimostrare niente, ragazzi, perché va a finire che oggi mi capita il montaggio sbagliato e a me mi secca. Quindi, nel dubbio vi dico, andate a vedere il video di Fabio. Allora, mi sono arrivati dei commenti recentemente sotto al video dove faccio la barba al mio amico. Io ho usato la Proraso verde e almeno a me personalmente mi era sembrato di aver fatto un buon montaggio. Così è stato in realtà. Infatti un ragazzo nei commenti
mi ha fatto i complimenti e io mi sono scordato anche di levarmi gli orecchini, dove mi diceva: "Oh, ammazza, bel montaggio nonostante la nuova formula della Proraso secchi". E allora io ho detto: "Bruh, a me non mi ha seccato". Eh no, però fidate, secca. Vabbè, ma io l'ho montato e non mi ha seccato. Ma non è per fare flame o altro, figuriamoci, per carità, anzi, quello è un ragazzo che mi commenta spesso e mi fa sempre piacere. Però era giusto, una volta trovato lo spunto di riflessione, rifletterci sopra effettivamente. Quindi ho visto il video di Fabio e ho detto: vabbè, dai, mi butto anch'io. Però ripeto, senza voler insegnare niente a nessuno, perché non ce n'è bisogno. Qual è il mio pensiero a riguardo? Cioè, allora, si dice molto spesso che sta Proraso bianca è la peggiore delle Proraso, ok? Perché molti provano la rossa, che è più semplice da montare, magari perché è un pochettino più carica, col burro di karité, eccetera, e quindi fa effettivamente un bel montaggio. Poi, vabbè, la verde più o meno, secondo me, a livelli di montaggio siamo lì con la bianca, secondo me. Però, ecco il problema, secondo me. Molti comprano la Proraso bianca come me, come primo sapone. Perché? Perché leggono per pelli sensibili e dicono: ah, io ho la pelle sensibile, e quindi comprano questa. Va benissimo. I primi montaggi non escono mai bene. Quindi, montaggi escono male. Ci si sente dire in giro che vabbè, ma la Proraso bianca è la peggiore, non monta bene, secca. E quindi si resta un po' ancorati a quell'idea, che era la stessa idea che avevo io. Ora che ho imparato a fare montaggi decenti, mi sono ritrovato a provare la Proraso bianca e ho detto: porca miseria, le prime volte non mi veniva così. Quindi cosa è cambiato? Sono cambiato io. La formula è sempre quella, io ho cominciato con la super formula Proraso. Quindi diciamo che è un sapone che va saputo utilizzare, che bisogna, vedete quanta schiuma fa. Questa non è una schiuma, questa è una schiuma neanche troppo umida. Ci si potrebbe mettere più acqua, volendo. Bisogna trovare il giusto equilibrio in modo da darle la resa che si merita. Quindi io sinceramente, ragazzi, mi schiero dal lato di Proraso e salviamo la Proraso bianca, ragazzi, perché poverina è sottovalutata. Io penso che veramente potrei usare questa tutto l'anno, perché la profumazione è veramente all season e voglio dire, guardate qui, no? Non c'è granché da dire. Io potrei mettere anche altra acqua, e infatti è quello che farò. Acqua. Poi schiuma voluminosa, schiuma molto voluminosa. C'è a chi non piace questo effetto e ci sta. E poi, ragazzi, è questione di gusti, ovviamente, mica questo di vi dovete far piacere. La Proraso ci mancherebbe, ragazzi. Ci sono tanti bei prodotti sul mercato e potete usare assolutamente quello che volete. A me questa piace perché mi rievoca tanti ricordi, ecco. Direi che siamo pronti. Il viso è pronto, la crema pure. Top. Top. Vediamo poi come si comporta in sbarbata, quindi do una bagnatina alla testina del mio impero. Ho detto italico forse prima? No, impero, ragazzi, impero. Mi confondo, scusate. La testina è la stessa, cambia solo il manico. E cominciamo. Che poi vabbè, questo è un rasoio che ormai potrei utilizzare anche a secco praticamente. Queste furono le ultime parole famose prima di tagliarsi. Te capì? Scusa Mauro di Lernia.
Olè. Eccoci. Ah, che soddisfazione. No, raga, io vado in astinenza ormai. Cioè, se non mi faccio la barba per 3 giorni vado in astinenza veramente. È un problema, è diventato un problema. Eccoci. Tra l'altro, quando ho cominciato io con la rasatura tradizionale, avevo comprato il set intero. Sapone, pre-barba e dopo barba, che per la linea bianca fanno solo in balsamo, il che ha senso perché pelli sensibili, sulla pelle sensibile non ci vuoi mettere l'alcol che comunque la botta te la dà, quindi chi ha veramente la pelle sensibile l'alcol lo dovrebbe proprio evitare. E regà, io quel balsamo non lo ricomprerò più. Cioè, ok, prodotti da banco belli, però ci sta pure che qualcosa non piace. E il balsamo, ragazzi, no. C'aveva una profumazione strana. Io non so se ho beccato una partita fallata. Però sicuramente non aveva la profumazione del sapone. Il prebarba sì. E il balsamo no, regà, aveva una puzza strana. Non era normale. E soprattutto, ecco, un prodotto che non mi piace di Proraso sono i balsami. Non, non trovo grande giovamento dal loro utilizzo e soprattutto mi danno un po' di pizzicoli in faccia, il che è strano per un balsamo, ok? Uno dice magari c'è qualcosa dentro che ti dà fastidio e quindi infatti balsami Proraso non penso che ne comprerò più. Mi sciacquo il viso e partiamo con la seconda passata. Rieccoci. Quindi l'acqua sempre tiepida, purtroppo, mannaggia a me, non vedo l'ora che arrivi l'inverno così posso mettere la caldaia a 1000 gradi. Dannazione. Comunque, prima passata, andata bene devo dire. Mi è sembrato che il sapone abbia tenuto bene l'umidità sul viso, perché anche questa comunque è la funzione del sapone, no? Trattenere l'acqua sul viso, in modo da rendere la lama più scorrevole. Vi ripeto ragazzi, questo non è un video dimostrativo, è semplicemente un video ispirato. Una prova. Anche perché da quando l'ho ricomprata, sta Pro Raso bianca, questo vasetto non l'ho mai usato in rasatura effettivamente. Ci ho fatto un paio di montaggi e ho detto wow, rende bene. Vediamo poi in rasatura e poi non l'ho più visto. Quindi lo stiamo riprovando oggi insieme dopo tanto tempo che non la uso perché il primo vasetto l'ho bruciato in 2-3 mesi. Perché comunque era l'unica cosa che avevo comprato ai tempi. Quindi ho usato sempre quello, montato sempre quello, ho fatto tante prove di montaggio in bianco, diciamo. Olè. Sicuramente ragazzi non è magari un tallowato, ecco, però l'acqua la tiene. 2 settimane fa ragazzi ho postato quel video con la crema da barba spagnola, la Toja. Avete visto? Cioè lì onestamente lì mi è uscito un montaggio pauroso, cioè proprio mentre la usavo ero contento, ho detto "Wow, guarda che drago che so, che montaggio che ho fatto". Vabbè, goliardia a parte. Qui ci siamo quasi, scarico un pochettino, ecco qua, il pennello. Probabilmente questo non è neanche il miglior montaggio che mi sia mai venuto con una Pro Raso, E non usavo il maialetto da un po', mi mancava. Bello, c'ha sempre il suo perché. Sono contento di aver rivalutato la setola di maiale, di cinghiale, di The Pork. Eccoci. Ecco, già questa seconda passata già la vedo che potrebbe seccare un po' di più in viso. Allora, vamos. Pennellino nel frattempo vedo che ha perso un pelo perché è rimasto agganciato al rasoio, anzi anche 2. Vabbè.
Lametta che lavora molto bene, forse si aggrappa leggermente al pelo. Io preferisco una sensazione più chirurgiche, diciamo, di passaggio e zac, senza nessun tipo di aggrappo, perché l'aggrappo me dà fastidio. Però è assolutamente sopportabile, comunque è una lametta più tagliente che, che aggrappante. Che razza di termine sta usando? Vabbè, raga, io mi dissocio, nel senso... non ditelo a casa, non ditelo a casa. Non usateli a casa sti termini perché sennò poi vengono a menare. La lametta aggrappante non si può sentire, ma che è? Eccoci. E qui sento ancora... come scivola. Andiamo direttamente in contropelo, regà, ormai con sto sapone... Sì, con sto rasoio ci posso fare i draghi. Voglio dire, ho usato solo lui per 5-6 mesi. Quasi solo lui per 5-6 mesi, quando stavo in Spagna. Vi ripeto sempre la stessa cosa, regà, però vabbè. Il mio migliore amico, ormai. Il mio amichetto. Vedete qui sul baffo sono passato meno col pennello e ha cominciato un po' ad asciugarsi. Allora. E all'inizio montaggi del genere con la Proraso col cavolo che mi venivano. Però capite, certi concetti restano un po' fissati, no? Nell'immaginario collettivo. La Proraso secca, quello non va bene. Poi magari uno poi lo prova da sé e dice forse non è così. Però magari non lo dici neanche in giro perché magari poi rischia pure di essere linciato. Ma io, ragazzi, vi invito a fare le vostre prove, usare quello che vi piace, indipendentemente dal prezzo, sia che sia costoso. Non vi vergognate di utilizzare prodotti economici e neanche prodotti costosi. Vabbè, vergognarsi di usare prodotti costosi non so se ci sia questa cosa, anzi, il flex c'è sempre. Terza passata, io parlo ormai. Però ecco, il mio invito è pensare con la vostra testa, ragazzi. Quando cominciate a pensare con la testa degli altri è sempre un problema. Fatevi una vostra idea e non vi vergognate di esporla. Con gentilezza, sempre. Il sapone è quasi finito, sento il pennello che è quasi del tutto scarico, ma io vado ad esagerare a questo giro con l'acqua. Facciamo quest'ultima passata un po' bruttina, ma funzionale, perché tanto dobbiamo giusto fare 2 ritocchini. Eccoci qua. Vediamo un pochettino che cosa ci è rimasto sul viso, che oggi voglio essere proprio liscio dappertutto. Quindi qui, ok, sentite, non c'è niente, sto radendo la pelle praticamente. Ecco, e qui qualcosa l'abbiamo levato. Poi così spingiamo tutto al limite. Lametta, rasoio, sapone. Ole. Poi ok, scivola, il sapone scivola. Non prendete, ragazzi, ovviamente tutte queste mie affermazioni in questo video non prendetelo come una provocazione, semplicemente sono io che parlo, che ragiono a voce alta, ecco. Basta, il baffo pure. Ecco. Oh, raga, da paura.
mi sciacquo il viso, acqua fresca perché sto cominciando a sudare da tutti i pori del corpo e torno da voi. Ci vediamo tra un attimo, sto schiattando di caldo. Eccomi qua. Allora, sinceramente, sono soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Bello fresco. E tra l'altro mi sono scordato di prendere il dopo barba, ma tanto ce l'ho qui. E ritorna un cavallo di battaglia, ragazzi. Il Floyd, mamma mia. Oh, fa ancora caldo, raga, fa ancora caldo, quindi ci sta il fresco, il mentolo, mi piace, mi fa stare bene. Allora, ragazzi, io con questo video vi ricordo che, appunto, qui non c'è niente da insegnare, ci vogliamo divertire. Sapone che ci lascia questo classico effetto di saponi da banco, quindi non come se ti fossi messo una crema idratante sul viso, però comunque rilassato, tranquillo, devo essere onesto, ragazzi, è andata veramente veramente bene. Qui è rimasto un pellettino, sono rimasti 2 pellettini, ecco, debellati anche questi. Oggi, ragazzi, veramente posso dirlo, BBS, da paura. Allora, quindi, come ultima cosa, voglio salutare e dedicare questo video, perché no, dai, alla fine ho visto, è colui che ha ispirato questo video, quindi voglio salutare e dedicare questo video al buon Fabio Cancilleri. Iscrivetevi al suo canale se volete, non ci siamo messi d'accordo, sono io che faccio cose, perché mi va e penso che quando qualcuno è meritevole è giusto che sia premiato. Iscrivetevi quindi al suo canale, iscrivetevi anche a questo, se volete, ragazzi. Io sto cominciando a sentire la botta di mentolo del Floyd, che c'ho quasi freddo, nonostante non sia particolarmente intenso, però che bello, ragazzi, bello rilassato, non ho sentito bruciare, ma non ci credo, mi stanno richiamando al telefono. E niente, ragazzi, oggi i call center avevano deciso che dovevano rompermi le scatole per forza. Quindi, detto questo, ragazzi, chiudiamo il cerchio. Iscrivetevi al canale di Fabio, al canale mio, al canale non lo so, di chi vi pare. E noi, scusate, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!